In questo video scopriremo come assemblare e personalizzare una chitarra elettrica a modello strato ed in particolare utilizzeremo il kit Harley Benton. Senza avere competenze di liuteria e con solo pochi attrezzi a disposizione, sarà possibile ottenere un buon risultato? Iniziamo! Ciao a tutti, sono Mauro, liutaio della Gaudenzi Guitar e in questo video scopriremo passo dopo passo come assemblare questa chitarra utilizzando attrezzi comuni che tutti possono avere a casa. Nel mio laboratorio di solito costruisco chitarre acustiche ed elettriche personalizzate e mi occupo di riparazioni di strumenti musicali. Tuttavia, questa volta uscirò dalla mia comfort zone mettendomi nei panni di un chitarrista appassionato ma senza esperienza di liuteria. Prima di immergerti in questo percorso, assicurati di iscriverti al canale ed attivare le notifiche, così non perderai i prossimi video sulla manutenzione o recensione degli strumenti. Ecco il nostro protagonista, il kit di chitarra Harley Benton tipo strato. Diamo un'occhiata al suo contenuto. Apriamo il pacco, le istruzioni dettagliate in inglese e tedesco, il body. È in 4 pezzi, c'è già una sottile preverniciatura ed è completamente perforato. Il battipenna con i pick-up ed elettronica già cablata, la cover delle molle, la piastra del manico con la base in plastica, le meccaniche, tutte le viti e gli accessori per il ponte, il ponte tremolo, un set di corde e l'uscita jack. Ora vediamo il manico. Sembrerebbe ben fatto, con una buona venatura ed è già preverniciato e forato. Per quanto riguarda gli attrezzi, questi sono quelli che andrò ad usare. Nell'ordine abbiamo 2 cacciavite a stella, uno grande e uno piccolo, una chiave a brugolo da 1,5 e una chiave inglese da 10, forbici nastro carta, una raspa e carta vetrata da 120, 220 e 400, un trapano con tampone abrasivo per legno, il seghetto elettrico o un seghetto mano per legno, vernice spray trasparente opaco e nero opaco, un barattolo e un pennello, le protezioni come guanti e maschera. Iniziamo con il ponte. Per avvicinarci già da subito ad una giusta intonazione, sposterò subito le sellette in una posizione verosimilmente corretta. Ho fatto un video a riguardo e il link è in descrizione. Per il momento sarà sufficiente avvitare solo le 2 viti esterne. Basta appoggiare la base della vite senza stringere. Ora avvitiamo nel retro la piastra delle molle. Inizialmente avvitiamo quanto basta per inserirle comodamente senza doverle allungare. Poi avvitiamo le viti ma non fino in fondo. Passiamo al manico ed inseriamo le meccaniche avvitando le boccole a mano. Poi le viti. Non serve stringerle tantissimo perché rischiamo di spezzarle. Infine andremo a serrare il dado con la chiave da 10. Anche qui non stringiamo troppo. Prendiamo la piastra e le viti del manico. Come potete vedere, le viti passano bene attraverso il foro del body ed è corretto per avere un contatto assicurato tra body e manico. Il manico entra perfettamente nella sua sede e in questo caso non sono necessarie modifiche come avvertono anche nelle istruzioni. Può succedere infatti che il legno gonfia leggermente così che il manico non entra facilmente. Ora montiamo le corde, accordiamo la chitarra e vediamo quali regolazioni e modifiche dobbiamo effettuare.
Sorprendentemente il manico ha più o meno la giusta curvatura, ma in questa fase l'aspetto importante da osservare è la distanza tra le corde esterne ed il bordo della tastiera. La distanza tra il micantino e il bordo del manico deve essere uguale circa alla distanza che c'è tra il mi basso e il manico. In questo caso è giusto, significa che il manico e la sede del body sono realizzati con precisione. L'action delle corde sembra essere di poco alta, il capotasto ha le sedi leggermente alte ma è piuttosto suonabile e le sellette hanno la giusta escursione per poter avere la possibilità di regolare le corde come si desidera, sempre nei limiti di efficienza dello strumento. Nel peggiore dei casi si dovrà intervenire aggiungendo spessori sotto il manico. Ora che la chitarra è preassemblata, pensiamo a come disegnare la paletta. Potete per esempio ricalcarne una già esistente. Io utilizzerò una forma di un mio vecchio modello. Vi consiglio di creare una paletta con linee semplici e curve con raggi ampi per poterla lavorare con semplicità. Già la paletta della Strato Fender ha un punto piuttosto stretto e senza attrezzi adeguati non otterrete un buon risultato. Ora smontiamo tutto per procedere al prossimo step. Prima di tutto proteggiamo la paletta col nastro carta. L'acero è un legno molto duro e se non possedete una sega elettrica potete aiutarvi forando con una punta sottile il contorno per poi tagliare con la sega a mano. Altrimenti ridisegniamo la paletta dietro e tagliamo con il seghetto alternativo. Andiamo a rimuovere l'eccesso con una raspa per legno, facendo attenzione a mantenere il taglio a 90 gradi. Poi carta vetrata da 120 e 220. Se avete un tampone abrasivo per legno sarebbe l'ideale. Solo dove è stato fatto il taglio andremo ad aggiungere della vernice opaca col pennello, almeno 2 mani. Poi quando è asciutto daremo una passata veloce e leggera con la carta da 400 per preparare il manico alla vernice finale. Ora proteggiamo bene la tastiera e se proprio vogliamo complicarci la vita creiamo anche il logo. Ho deciso infatti di personalizzare di più la chitarra colorando il fronte della paletta di nero come il body.
Organizziamo un punto all'aperto dove verniciare. Ci proteggiamo e spruzziamo prima il colore nero opaco, poi quando asciutto una o due mani di trasparente opaco. Il risultato non è per niente male, soprattutto il body che con il poro leggermente aperto impreziosisce ancora di più il nero opaco. Se avessimo optato per una vernice coprente lucida non sarei rimasto soddisfatto. Rimontiamo il ponte con tutte le 6 viti. Ora rimontiamo il battipenna. Il filo nero e rosso si collegano all'uscita jack, mentre quello nero passerà attraverso il foro per collegarsi alle molle. Inseriamo prima l'uscita jack, poi colleghiamo e montiamo il battipenna assicurandoci che i fili interni non ostacolano l'appoggio. Per il momento fisso solo 2 viti. Loro consigliano di incastrare qui il filo nero, ma se trovi una vite sufficientemente piccola puoi sfruttare quel foro e creare un cappio. Avvitiamo le meccaniche e montiamo i 2 bassacorde. Ora che abbiamo fissato anche il manico, terminiamo di avvitare il battipenna e gli accessori rimanenti. Una volta accordata facciamo attenzione che il ponte non si sollevi, in tal caso ritirare leggermente le molle. Non mi azzarderei a tenere questo ponte basculante. Perfetto, la chitarra è pronta. Possiamo dire che questo kit Harley Benton Strato ha dimostrato di essere un'opzione affascinante per chi desidera costruire la propria chitarra. Nel complesso lo strumento è ben realizzato e offre la possibilità di un montaggio relativamente semplice. Ovviamente se desiderate che la vostra chitarra raggiunga il massimo delle sue potenzialità, un liutaio professionista può affinare l'azione delle corde, regolare i pick-up, ottimizzare l'intonazione e risolvere eventuali piccoli dettagli che possono sfuggire durante il montaggio amatoriale. Il manico in particolare mi ha colpito positivamente, essendo già dritto e i tasti ben ancorati al legno. Anche se il bordo dei tasti pizzica un po', nulla che non possa essere affrontato con una piccola manutenzione. In più anche lo scasso e l'allineamento con il body è piuttosto preciso. Durante il test, suonando la chitarra collegata a un amplificatore, ho riscontrato una carenza di attacco e una dinamica limitata.
Inizialmente la chitarra tendeva a scordarsi facilmente, ma dopo alcuni minuti di stabilizzazione è riuscita a mantenere la cordatura persino durante l'uso della leva. Sono consapevole che questo è un kit super economico e ciò che ho sperimentato può essere affinato in futuro con l'aggiornamento dei componenti. Anche perché, in fin dei conti, la base non è poi così male. Un consiglio importante che vorrei condividere è di seguire il procedimento con pazienza e attenzione, quindi non abbiate fretta di concludere. Inoltre, se non avete esperienza nella verniciatura, vi consiglio di optare per colori opachi, come abbiamo fatto in questo video. Otterrete così un risultato pulito e la chitarra avrà un aspetto serio. Spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato informativo. Nel futuro realizzeremo altri video utili approfondendo per esempio argomenti come setup e bilanciamento dei pick-up. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un like se avete apprezzato questo video. Un saluto a tutti, ciao!